C'è Stefano. Sì, sono io. Se domani sei a Ferrara, vengo a suonare al festival. Lucio Dalla aveva parcheggiato la sua Jaguar esattamente davanti alla mia officina. Lui è Stefano Bottoni, il fondatore di qualcosa che 30 anni fa nessuno avrebbe potuto nemmeno lontanamente immaginare: il Ferrara Buskers Festival, il primo festival di artisti di strada al mondo. Venivo preso in giro, stavo dentro all'officina di mio padre. Non era un luogo deputato a far nascere delle idee. Assieme a lui sono venuti nel campus 2 musicisti per la prima residenza d'artista del Ferrara Buskers Festival, un beatboxer e una cantante lirica. E già così suona come una sfida, non mi pare? Ma se sono qui in Niche Farm, dove tutto parla di innovazione e tecnologia, significa che la sfida non è finita qui. Scopriamo cosa succederà in questa nuova puntata di The Journey, dove l'apprendimento è la strada verso il futuro. Carolina e JB si sono conosciuti per la prima volta qui in Niche Farm, un luogo dove persino gli incontri più improbabili diventano possibili. A 11 anni è nato il mio primo... Poi con un amico mio, ma al posto di fare... facciamo... Io sono la figlia di un insegnante di solfeggio, la peggiore cosa del mondo. Che mia mamma il pomeriggio mi teneva lì e quindi mi ha messo in mano un violino e mi ha detto suona. 2 mondi completamente opposti e una sfida davanti a loro: creare un brano per il prossimo Ferrara Buskers Festival, assieme all'intelligenza artificiale, per arrivare lì dove l'AI non è ancora arrivata, la strada. Noi finora siamo partiti facendo il sì. Con Stable Audio noi possiamo cantare una linea melodica e lui te la può riprodurre con altri strumenti. Abbiamo 2 giorni per capire come funziona questa cosa. L'AI è lo strumento più potente che la storia dell'umanità abbia mai avuto e come tutti gli strumenti ha bisogno della tecnica, dell'ingegno e della creatività umana per essere usata al meglio. La storia di oggi è... Dopo 3 giorni di duro lavoro, soundcheck e controlli vari, Carolina e JB sono pronti per l'esibizione finale. Abbiamo fatto il soundcheck e siamo carichi. Quality musically bombs coming soon. Loud. Ma il palco in cui saliranno non è un palco qualsiasi, è quello del Future Shots, il festival dell'innovazione di H-Farm, che ogni volta affronta una tematica sul mondo digitale e tecnologico. Indovinate un po' qual era il tema di quest'anno? Ti dico che l'intelligenza artificiale andrà a spegnere la creatività umana, quando secondo me invece avrà proprio bisogno di creatività umana. L'intelligenza artificiale è uno strumento che democratizza e rende accessibile conoscenze. Di fronte all'intelligenza artificiale dobbiamo essere sempre un passo avanti. Insomma, la solita storia. Per innovare bisogna essere un passo avanti. Un po' come ha fatto Stefano nella sua officina in quel lontano 1987. Quando abbiamo a che fare con le AI, per innovare davvero, dobbiamo integrare senso critico e diversi punti di vista. Dobbiamo collaborare con l'intelligenza artificiale, senza rinunciare alla nostra capacità di creare e senza dimenticare soprattutto ciò che abbiamo saputo fare finora. All'inizio ho pensato, oddio, perché sono 2 mondi diversissimi, quello della beatbox, quello della lirica e anche quello dell'intelligenza artificiale. Siamo partiti dalla famosissima Ridi Pagliaccio e abbiamo scelto proprio quest'opera per questo duplice significato del ruolo dell'artista in rapporto alla macchina. In Ridi Pagliaccio il protagonista è costretto a far ridere le persone, anche se ha il cuore spezzato. Nella nostra vita digitale a volte siamo un po' come lui, indossiamo delle maschere. Per creare però qualcosa di autentico dobbiamo avere il coraggio di contaminarci e abbandonare qualsiasi filtro, come accade da sempre nelle strade di Ferrara al Ferrara Buskers Festival. Mi piace l'idea di portare l'opera lirica tra le persone in un contesto meno elitario.
considerando l'opera scelta, ho utilizzato delle sonorità che fanno parte proprio del background hip hop underground. Basking, beatboxing, opera lirica e AI. La contaminazione non ha limiti. E una volta che abbiamo creato e imparato una cosa, dobbiamo condividerla con gli altri, perché ogni creazione è l'ispirazione per tutti. Per la strada di Ferrara c'è musica elettronica, c'è musica di tutti i tipi che semplicemente accade in strada. Il pubblico che viene a Ferrara si siede davanti a loro, ma non li conoscono. Non sono i Pink Floyd quando erano in auge o Bruce Springsteen. Muovono migliaia di persone perché il bisogno è di stare a contatto gomito a gomito. Il bisogno che abbiamo dentro di noi, ma non lo sappiamo e non vogliamo dirlo. È una roba che abbiamo dentro il cuore. L'atto creativo ha il potere di unire le persone e ci avvicina come esseri umani, aiutandoci a soddisfare la nostra innata necessità di connessione. Non importa chi sei o da dove vieni, questo bisogno ci accomuna tutti. È un senso di appartenenza. Quei signori, questi qua vengono giù da Melbourne, vengono a Ferrara senza essere pagati. Lucidi folle siamo e ci stiamo proprio bene. La storia del Ferrara Buskers Festival ci ha insegnato che quando abbiamo in mente un progetto ricco di contaminazioni e che ruota attorno ad una passione, significa che siamo sulla strada giusta, anche se sembra assurdo e se le persone si mettono a ridere. Allora proseguiamolo, questo viaggio lungo quella strada non ancora battuta che punta al futuro. Se percorse insieme, la strada non ha limiti. This is Z, the journey of a generation. It happens every day at the H Farm campus. Don't miss the next episodes.